Ciao, vediamo insieme come realizzare un effetto Polaroid con Adobe Photoshop esattamente come questo. Vediamo subito come. Una volta che abbiamo caricato la nostra immagine, quella sulla quale vogliamo lavorare e applicare e costruire l'effetto, dentro Photoshop, la prima cosa da fare è spostarci nel pannello livelli e andare a fare un duplicato del livello sfondo. Quindi lo trascino e lo porto qui su, sopra l'iconcina crea un nuovo livello, in modo da lasciare inalterato il livello sfondo e lavorare solo sullo sfondo copia. Ora ci spostiamo verso la palette degli strumenti, selezioniamo lo strumento rettangolo, assicuriamoci dal pannello dinamico che il colore di riempimento principale sia il bianco, altrimenti apriamo la tavolozza dei colori e lo andiamo ad associare. Dopodiché facciamo un clic all'interno in modo da stabilire che non ci sia un ridimensionamento proporzionale, nel senso che se è attivata la catenella del ridimensionamento proporzionale delle forme, la disattiviamo e ovviamente non attiviamo la creazione della forma dal centro. Dopodiché ci spostiamo sul soggetto dell'immagine che vogliamo far entrare nella nostra Polaroid, facendo bene attenzione a lasciare al di fuori del rettangolo le parti del soggetto che andranno lasciate esterne. Disegniamo quindi il nostro rettangolo in questo modo. Ci spostiamo di nuovo sul pannello livelli, dopodiché andiamo a selezionare lo strumento selezione rettangolare e andiamo a selezionare una cornice all'interno del rettangolo, facendo bene attenzione che la distanza tra i vari lati sia abbastanza omogenea. Ecco, potremo lasciare una selezione del genere. Con la selezione attiva ci spostiamo sul pannello livelli, ovviamente facciamo sempre attenzione che il livello del rettangolo sia selezionato, ci spostiamo nella parte bassa e facciamo un clic sull'iconcina della maschera insieme al tasto Alt da tastiera. In questo modo abbiamo incorporato la selezione nella maschera del livello superiore. Dopodiché vado a selezionare lo strumento sposta, sempre con il rettangolo e la sua selezione selezionati, lo vado a ruotare in modo da far centrare il soggetto esattamente in base a quelle che sono le mie esigenze. Potrebbe essere questo, potremmo allargare ovviamente il rettangolo, restringerlo. Ovviamente molto fa anche la grandezza del rettangolo iniziale e la relativa selezione interna per generare appunto l'effetto del riquadro della foto. Una volta applicata la nostra rotazione andiamo a confermare nella parte alta del pannello dinamico. A questo punto dobbiamo decidere quali sono le parti da fare uscire fuori dal riquadro. In questo caso faremo uscire il braccio e il polpaccio con il piede. Quindi innanzitutto faccio uno zoom verso il braccio, dopodiché vado a diminuire l'opacità, faccio sempre attenzione che il livello del rettangolo sia selezionato. Una volta diminuita l'opacità in modo da vedere bene anche la parte di sotto, quindi il braccio da mascherare, seleziono la maschera, vado a selezionare lo strumento pennello, faccio un clic col tasto destro sull'area di lavoro, mi assicuro che la dimensione sia abbastanza fattibile, quindi proporzionata alla parte da mascherare e che il tipo di pennello sia morbido e chiaramente vado ad associare un colore di primo piano nero. Chiaramente se noto degli errori, ossia se sono uscito fuori con il pennello, avendo cancellato anche la parte più esterna del braccio, posso sempre andare a selezionare il colore bianco e a ripristinare la parte eventualmente che deve essere invece protetta. Ora vado a reimpostare l'opacità al 100% ed ecco qua il risultato. Vado a ripristinare un po' più di bianco qui, un po' più di nero anche da questo lato. Chiaramente per un lavoro preciso posso anche diminuire le dimensioni della punta del pennello in modo da avere un risultato più accurato. Ora vado a fare lo stesso lavoro anche qui nella parte bassa verso il piede. Diminuisco l'opacità del livello in modo da vedere cosa c'è sotto, seleziono la maschera, seleziono il pennello, il colore di primo piano è il nero, bene, vado a mascherare. Torno a reimpostare l'opacità al 100% e vado con il colore bianco a ripristinare eventuali zone esterne cancellate. Bene, il mio effetto è quasi finito. Ora, per enfatizzare ovviamente la figura al centro con le due parti che ho deciso di far uscire fuori dal riquadro, quindi il braccio e il piede, andrò nella parte bassa del pannello livelli, aprirò il menu dei livelli di regolazione e associerò un livello di regolazione bianco e nero. Ovviamente adesso si applica su tutta l'immagine, perché questo livello è dal di sopra di tutti gli altri. Che cosa farò? Selezionerò la maschera del livello rettangolo, cliccherò col tasto destro sul livello e poi selezionerò aggiungi maschera e selezione, dopodiché mi sposto
sposto sul livello di regolazione bianco e nero, esattamente sulla maschera, e col tasto destro la vado a eliminare. Dopodiché la selezione ovviamente è ancora attiva, su questo livello selezionato mi sposto nella parte bassa del pannello livelli e vado ad associare una maschera facendo semplicemente un clic qui su aggiungi maschera vettoriale. Ora dobbiamo chiaramente aggiungere il colore anche nelle parti bianche e nero che sono fuoriuscite, cioè il braccio e il piede. Quindi selezionerò ovviamente la maschera del livello bianco e nero, faccio uno zoom in avanti, con il pennello e il colore nero del primo piano andrò a colorare le parti in bianco e nero. Ed ecco qua, il mio effetto è completato, la figura è enfatizzata, la Polaroid è ben evidente, ora non mi resterà che esportare la mia immagine oppure andare ad associare dei titoli al di sopra del riquadro e completare la mia grafica. Ovviamente qui è tutto un gioco di maschere, è fondamentale, ecco perché ho realizzato un tutorial proprio su questo argomento. In questo video troverai tutto ciò che devi sapere su come utilizzare le maschere e perché devi assolutamente conoscerlo. Ciao, grazie, al prossimo video!